Ciao, oggi siamo in Emilia-Romagna, esattamente a Parma, la città del prosciutto e del parmigiano. Lo sapevi? Parma è stata una delle capitali del Ducato dei Farnese, una delle famiglie più potenti d'Italia. Iniziamo col Palazzo della Pilota, uno degli edifici storici più importanti di Parma, costruito nel Cinquecento dalla famiglia Farnese. Il nome Pilota deriva da un gioco che giocavano i soldati spagnoli. Sicuramente una delle cose più belle da vedere dentro a questo palazzo è il teatro farnese, fatto completamente di legno. Questa non è una semplice biblioteca, qui dentro sono conservati libri e manoscritti antichissimi che raccontano secoli di storia. Il teatro farnese, costruito nel 1618, è uno dei più antichi teatri in legno visitabili al mondo. E adesso andiamo a Piazza del Duomo, dove vedremo sia il Duomo che il Battistero. Una curiosità, il battistero di Parma è rivestito interamente in marmo rosa di Verona, un materiale piuttosto raro per l'epoca. Se organizzare un viaggio vi mette in crisi, ci penso io, link in descrizione e nel primo commento. Avevamo il pancino che faceva un rumorino, allora ci siamo fermati da Poldo a mangiare un panino. Uno con prosciutto crudo e uno con culatello. Siamo al Museo dei Burattini, troviamo anche Ambrogio, Luane e Five. Se li avete riconosciuti al primo colpo, probabilmente l'età anagrafica non è più un dettaglio trascurabile. Adesso siamo davanti al Teatro Regio, fondato nel 1829 e ha la bellezza di 1092 posti. Questo è il Teatro Regio di Parma, famoso per avere uno dei pubblici più esigenti d'Italia. In pratica il posto ideale per scoprire immediatamente se sai cantare oppure no. Mia Nadia c'ha freddo, c'è 22 gradi. Caldo. Allora mettiti un'altra mano. E adesso ci troviamo in piazza Garibaldi, dove c'è il palazzo del governatore e il municipio. Siamo nel Parco Ducale di Parma, questo è il Palazzo del Giardino, la residenza dei Duchi di Parma. In pratica la loro idea di casa con giardino era leggermente diversa dalla nostra. Dopo tutta questa cultura è arrivato il momento di dedicarci all'altra grande eccellenza di Parma, il cibo. Iniziamo col prosciutto crudo di Parma e la torta fritta. Cappelletti in brodo e tris di tortelli. Il giorno seguente siamo a scoprire da vicino come nasce il parmigiano reggiano. Quello che vedete è un processo perfezionato nel corso di quasi 1000 anni e tutto questo per trasformare il latte in una delle invenzioni più riuscite dell'umanità. Per creare una sola forma di parmigiano reggiano servono circa 550 litri di latte e almeno un anno di attesa. Noi facciamo fatica ad aspettare una consegna online. Dietro a ogni forma di parmigiano reggiano c'è un livello di pazienza che personalmente non sapevo nemmeno esistesse. Ho il gusto in bocca del parmigiano reggiano e dopo la visita al consorzio Il Trionfo, dove abbiamo visto nascere il parmigiano reggiano, veniamo a fare un giro al labirinto di Masone. E la vedo grigia perché orientamento il mio è pari a 0, quello di Nadia è sotto 0. Questo labirinto è il labirinto più grande del mondo, fatto in canne di bambù.
Questo è il plastico del labirinto, ci abbiamo fatto una foto così speriamo che ci serve a non perderci. E via. Iniziamo a salire subito nella torre che troviamo all'ingresso. Siamo riusciti a uscire in meno di mezz'ora. Naturalmente lungo il percorso ci sono delle cartine, se no non esci mai più. Noi guardavamo un attimo le cartine, cercavamo di memorizzare dove passare, c'è chi ha fatto la foto. Se fai la foto non c'è il divertimento, ma non ci fossero le cartine non ne esci più, te lo assicuro. Una precisazione, non è il labirinto di Masone, ma è il labirinto dell'Amazone. Dopo il labirinto dell'Amazone siamo venuti a Fontanellato a visitare il castello. È iniziata la sua costruzione nel 1300 come fortezza militare, poi si ingrandì nel 1500 e diventò una corte. Dal 1500 fino al 1948 il castello fu residenza della famiglia Sanvitale. Nel 1948, quando la famiglia Sanvitale vendette il castello al comune. Una parte del castello è adibita a casa museo, mentre un'altra parte è adibita agli uffici comunali. Purtroppo qui le telecamere non sono ammesse, dovrete scoprirlo di persona. La nostra visita a Parma finisce qui, abbiamo accumulato cultura, chilometri e probabilmente qualche caloria di troppo. Ciao ciao da turisti squattrinati!